Ed eccoci di nuovo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi, come si può notare, PlayStation 1 in riparazione, ok? Forse sono ancora l'unico che ci mette le mani su queste vecchie console. Eh, Questa è la console di un cliente che chiaramente me l'ha portata perché non legge i giochi. E il punto qual è però in questo caso? Che non è il classico lettore da tarare, da sostituire perché magari è usurato, è consumato, quindi non riesce più a leggere i giochi. Ma fa questo problema qua, ok? Quindi noi accendiamo la console, ok? Spero si sia sentito l'audio, ok? Quindi gira a tutta velocità e poi si ferma. Non legge il gioco. E andando un po' così qua e là, come prima cosa, chiaramente ho pensato al lettore, no? Ok? Ho preso un altro lettore, l'ho montato su qua, stessa identica cosa. Allora ho detto, vabbè, siccome ne ho centinaia di lettori, magari anche quello lì non funzionava bene. Ok, ne ho provati 10 ragazzi, ne ho provati 10, tutti hanno lo stesso identico sintomo. Parte il disco, comincia a girare, gira, sempre più veloce e poi si ferma e si blocca e basta e non riesce a leggere il gioco. E, magari sarà un video inutile che nessuno guarderà, però a me piace lavorare su queste console qua, sono piuttosto semplici, no? Io ho cominciato a lavorare appunto con queste console qui, quindi ormai conosco vita, morte e miracoli di queste console qua. E però, a quanto pare, ancora non ho conosciuto tutto, ovvero non mi è mai capitato di avere una console che si comportasse in questa maniera. E allora ho pensato appunto che fosse la scheda. Ho cambiato la scheda e ho montato questo lettore, il suo originale. E questo lettore è riuscito a leggermi tranquillissimamente il gioco. E quindi ho escluso completamente a questo punto il fatto che l'ottica non funziona. L'ottica funziona benissimo e c'è qualcosa sulla scheda che impedisce il corretto funzionamento. Allora, andando a recuperarmi gli schemi per questa console, nonostante siano degli schemi piuttosto vecchi e molto sbiaditi, sono stati scannerizzati molto male anche, devo dire, sono bene o male riuscito a capirci qualcosa. Ovvero, ci sono un paio di cose, si può dire, no? Che possono dare questo problema. Il modulatore RF, ok, del segnale RF, oppure il driver, il chip driver per il motorino, ok? Va bene, allora ho preso la scheda, l'ho smontata, molto semplice, è una console talmente semplice che è veramente un piacere lavorarci. Poi i componenti sono anche grossi, non ci sono i componenti, come si suol dire, BGA, ok? Quindi è tutto saldature semplici, nude, crude. È una favola lavorare su queste console qua, per cominciare, capito? Per farsi l'esperienza. Allora, abbiamo tolto le placche, questa qui è anche una scheda modificata, ok? Quindi c'ha il chip per leggere i giochi masterizzati, ma come ho detto, al massimo cosa succede? Non legge i giochi masterizzati, se è il chip il problema, no? Ma i giochi originali dovrebbe leggerli, no? Ecco perché mi è venuto un attimo il dubbio. E va bene, allora ho detto, ok, proviamo a vedere dagli schemi, ho fatto un attimo le mie ricerche, ci ho messo un bel po' di tempo perché fare le ricerche è sempre comunque richiede molto tempo, e allora sono andato a prendere la mia scheda, ok, e ho cambiato questo chip, ok? Questo qui, questa è una scheda più 18, ok? Questo qui è il chip modulatore RF, che è quello che prende il segnale dati del lettore ottico, lo trasforma e lo manda ai processori per appunto dirgli che cosa fare, no? I dati del gioco, no? E qua dietro, in questo caso, eccolo qui, questo è il driver per il motorino, è quello che gli indica il verso in cui deve girare il disco, la velocità in cui deve girare il disco, e controlla anche
le bobine, ok, della lente, ok, perché la lente è formata dalla bobina di fuoco che si muove su e giù, ok, e da quest'altro motorino, ok, che muove avanti e indietro la lente sulla sua corsia. Ok, quindi ci sono anche queste altre cose, no? Allora, come ho detto, ho provato a cambiare, ho cambiato questo, giusto per sicurezza, perché so che comunque soffrono di saldature, no? Ok, fredde. Ho rifatto un attimo le saldature a questo chip e a questo chip che sono direttamente collegati con il lettore ottico. E ho riprovato la scheda, ho rimontato sulla scheda, gli ho rimesso sul lettore, ho acceso la console, niente, non voleva funzionare. Non sapendo che cosa sia, allora ho provato un attimo, ho detto magari è uno di questi due chip qua a cui ho rifatto le saldature, magari uno è rotto, non funziona bene, non riesce più a fare il suo lavoro, ok, ho preso il chip, l'ho cambiato con quello dell'altra scheda che sapevo essere funzionante. Nel momento in cui ho fatto questo, ok, e la console è riuscita a leggermi il gioco per circa 5 minuti, ok, e dopo non è più tornata a leggerlo. E allora ho detto, questo, da mia esperienza, ok, quando una cosa calda funziona ma fredda non funziona, che cos'è il problema? I condensatori, ok? Quindi oggi andremo a sostituire i condensatori di questa console. Non tutti chiaramente, mi bastano quelli relativi al circuito, ok? Che controllano appunto il lettore CD. Andrò a vedermi chiaramente anche gli schemi, ma bene o male cambierò questo e questo. In questa zona qua, insomma, perché questo qua è dove c'è appunto la zona del controllo del CD-ROM, quindi magari uno di questi qui non funziona più, ha perso la sua capacità e non riesce più a fare il suo lavoro. Sul posteriore, al posteriore della scheda, no, non ci sono condensatori elettrolitici, quindi non dovrebbero esserci problemi. Quindi ragazzi, vediamo se riusciamo a salvare anche questa console. Ci proviamo almeno. Intanto li distacco e li vado a misurare con il misuratore, chiaramente, con il capacimetro e il misuratore di ESR. Il valore di ESR è un valore importante e indica lo stato di salute del condensatore al suo interno, perché magari il condensatore può mostrare la sua capacità, ma il suo valore ESR, che dovrebbe essere il più basso possibile, ok, magari è in una soglia di rischio e quindi mi indica che lo stato di salute, nonostante riesca lo stesso a fornire la capacità desiderata di fabbrica, lo stato di salute interno magari è vecchio, troppo secco, troppo consumato, e quindi mi dice che devo andarlo a sostituire. Il misuratore ESR, ho preso questo qua, è un misuratore cinese, abbastanza cinese. Gli metterò qui sopra il condensatore e mi dirà dallo schermo se il condensatore è buono oppure no. Ok, basta chiacchiere, andiamo a fare il lavoro. Aria calda, ok. Ci sono anche misuratori ESR con i puntali che permettono anche di misurare direttamente sulla scheda, perché normalmente i condensatori non si possono misurare se sono installati sulla scheda, bisogna per forza rimuoverli e misurarli fuori dalla scheda, altrimenti non vi mostra il valore corretto né di capacità né di ESR. Poi ci sono quelli misuratori che sono più professionali, mandano una frequenza in modo da cercare di isolarlo dalla scheda, eccetera, e quindi darvi un valore decisamente più corretto anche senza doverlo disinstallare dalla scheda, staccare dalla scheda, insomma. Quindi adesso andiamo a fare questa procedura qui e andiamo a farlo uno per uno. Andiamo a scaldare la scheda attorno, non direttamente sul condensatore, perché anche questi sono condensatori elettrolitici, se esposti troppo al calore esplodono. Ok,
questo qui è stato tolto. Fortunatamente ho anche delle altre schede da cui poter fare riferimento, se si può dire, ok? Quindi se per caso non mi ricordo dove era la posizione o qual era il valore del condensatore, posso andare a recuperarlo dalle altre schede. Allora, questo qui in alto è un condensatore da 22 microfarad per 6 volt. Adesso il condensatore è rovente, ok? Quindi taglierò il video, aspetto che si raffredda e poi li vado a misurare uno per uno. Quindi aspetterò circa un 10 minuti, un quarto d'ora, in modo che il condensatore ritorni al suo stato originario, in modo che non mi diano false letture, perché quando il condensatore viene scaldato ritorna parzialmente ad essere sano, ok? Io non voglio avere questo, voglio vedere quale condensatore è quello che mi dà il problema, ok? Quindi deve essere per forza un condensatore freddo come è fredda la macchina, cioè se la scheda è fredda la scheda non funziona, se la scheda è calda la scheda funziona, quindi io devo vedere le cose quando i componenti sono completamente freddi a temperatura ambiente. Ok, farò questa cosa per ogni singolo condensatore, andrò a vedermi i risultati, il valore e vedrò quali sono da cambiare. Una volta che li ho cambiati, chiaramente vedremo insieme il risultato finale, se funziona o non funziona. Ci vediamo tra poco. Allora, eccoci tornati e ho fatto prima a staccare tutti i condensatori e a scrivermi giù sulla scheda direttamente. Come vedete ho messo delle scritte che almeno riesco a identificare il valore corretto. E ho trovato il colpevole alla fine. E questo qui è un condensatore da 47 microfarad, che è questo qua, ok? Questo qua di fianco al chip. 47 microfarad per 6 volt, ok? E se messo sul misuratore qui, ok? E tenuto premuto, se riesci a prendermelo, non ha voglia di prenderlo, dai. No, sembra che non abbia voglia di prenderlo stavolta. Ma prima che sono riuscito a farlo leggere, e se riesco ve lo faccio vedere anche a voi, ok? Questo condensatore qui mi ha detto che aveva sì il valore corretto, circa 47 microfarad, ok? Ok, adesso l'ha preso, eccolo qua. 47 microfarad e SR, come vedete, 1,5 ohm, ok? E allora, secondo me no, non è questo, è quell'altro, questo qua. Riproviamo con questo qui. Vediamo. Ok, lo sta testando. Eccolo qua. Vedete? 49 microfarad, però ESR 0.11K, ok? Quindi vuol dire che questo condensatore qua ha un valore di resistenza di, se non sbaglio, 110 ohm, ok? Con una perdita di valore del 19%, ok? Del voltaggio del 19%. Infatti qua dietro molto, molto spesso mettono una tabella, no? E se andiamo a guardare 47 microfarad per, non ci sono i 6 volt, ci sono i 10 volt, 47 microfarad per 10 volt, qui abbiamo il valore di 1,8, ok, come 1,8 ohm massimi che deve avere il condensatore per essere buono. Quindi capite che 110 ohm siamo ben oltre il valore di buono stato. E gli altri condensatori, bene o male, sono lì, però li andrò a sostituire tutti a questo punto. Faccio prima e poi la scheda si rinnova in poche parole. Si potrebbe anche fare un recap completo, ma il recap completo sono un bel po' di condensatori, insomma, sono circa 20-30 condensatori. Dipende un po' dal modello di scheda che vi ritrovate, però ci sono addirittura delle schede che ne hanno circa una trentina, quindi non è una spesuccia da poco, insomma. Ecco, quindi adesso andiamo a sostituire questi condensatori qui
che sono tutti praticamente consumati. È una console del 96, è poco più giovane di me, ma sicuramente ha lavorato finché non ne poteva più, e quindi i condensatori, si sa, i condensatori durano circa una media di 2000 ore di lavoro o circa una decina di anni, bene o male, quindi siamo già quasi a 30 anni di lavoro che ha svolto questa console. Ci credo che avesse dei problemi. Allora andiamo a prendere la nostra scatola multi-condenser, eccola qua, scatola con 100 milioni di tipi diversi di condensatore, e andiamo a prendere quelli giusti. Allora ci servono condensatori da 22 microfarad. Allora, quello più basso è 0,47 per 50 volt, ok, eccolo qui. Poi andiamo a prendere condensatori da 10 microfarad, ok, 10 microfarad. Quanti ce ne servono? 1, 2 e 3, ok. E uno da 22 microfarad, io ce l'ho da 25 volt, va bene lo stesso. L'importante è che non si supera mai i microfarad, o in certi casi, insomma, rispettare sempre il valore dei microfarad e rispettare sempre il voltaggio minimo. Se c'è scritto 6 volt, il voltaggio minimo deve essere 6 volt. Non potete mettere un condensatore da 4 volt, perché chiaramente la linea su cui viene installato arriva fino a 6 volt. Quindi il condensatore, se non è in grado di tenere 6 volt, scoppia. E 2 condensatori da 47 per 6 volt, quindi possiamo mettere 47 per 16 volt. Ecco qua. Molto bene. Tecnicamente, visto che abbiamo trovato che c'era un condensatore completamente esaurito, che era questo qui, ok? Questo condensatore qui che c'è a fianco qui, era completamente esaurito. Andando a sostituire questo condensatore qui, e anche comunque tutti gli altri per sicurezza, la scheda dovrebbe tornare a funzionare. Quindi procediamo, installiamo i condensatori e facciamo questa prova finale. Saldatore, stagno e flussante. Immagino forse ad essere il primo a fare un video, forse magari all'estero li hanno anche già fatti. Immagino forse ad essere il primo a fare un recap a una PlayStation 1. Sono console talmente costruite bene, con oggetti di qualità, che come vedete 30 anni che durano, capito? Da non aver neanche mai bisogno di farlo. Ecco fatto. I condensatori sono stati cambiati. Ora riassembliamo in maniera parziale e andiamo a testare. Quindi così intanto la scheda ha il tempo di raffreddarsi completamente di nuovo, e quindi di non darci, cioè di testarla sempre nelle stesse condizioni in cui appunto non funzionava, quindi per vedere se effettivamente tutta la cosa è venuta fuori bene oppure se c'è altro da dover fare.
Allora, è possibile che qui devo fare qualche piccola modifica su questo condensatore qui, perché va a toccare la lamiera. Gli altri mi sembrano tutti in buona posizione, che quindi non vanno a toccare, non vanno a interferire con la lamiera. Sono tutti belli posati, ma di questo è meglio se lo giro per questo lato. Però devo cambiare condensatore, perché l'ho tagliato a misura per questo, in questo modo qui. Quindi questo lo mettiamo da parte, ne prendiamo un altro. Eccolo qua. In questo modo, così riesco a saldarlo meglio, e lo andiamo a preparare per il suo posto. Ok, ora dovrebbe andare bene. Sì, ci entra perfettamente e tutta la piastra sta giù, che è esattamente quello che vogliamo. Ok, andiamo a riposizionare i cavi. Bene, disco, corrente, diamo una soffiata giusto per stare tranquilli. Ok, accendiamo, cotton fioc, e andiamo a premere il sensore. Bene, gira più veloce, gira più lento, gira più veloce, carica tutti i dati, sta caricando, si è rallentato e sta partendo il gioco. Fantastico. Adesso ve lo faccio vedere anche con la capture card. Ok, fantastico, fantastico. La proverò lo stesso fra un'oretta, così sono sicuro che sia tutto perfetto e non ci siano più questi problemi qui del condensatore, visto che così rimane a freddo eccetera. Ma per il momento vi faccio vedere che chi mi ha portato la console mi ha portato anche questo oggettino qua, SCART HDMI, quindi ingresso SCART, viene fuori con l'HDMI, c'è pure la possibilità, chiaramente alimentazione esterna, c'è la possibilità di selezionare 1080 o 720p, quindi è una buona cosa. Quindi noi adesso facciamo semplicemente in questo modo, andiamo a collegare l'USB, così si vede la lucina. Andiamo a prendere il nostro cavo SCART, lo colleghiamo. Ok, questo è un cavo SCART comunissimo per PlayStation, che si può trovare ovunque ancora. Colleghiamo. Ecco, in questo modo riuscirete a vedere. Allora, vediamo un po' come riesco a fare qui. Allora, aggiungiamo una cattura video,
dispositivo di cattura video, ok. Perdonatemi un attimo. Allora, questa qui voglio. Ok. Però la voglio in piccolino. Datemela un attimo solo. Eccola qui. Vi va bene qua in alto? Sì, circa. Va bene, così riuscite a vedere il segnale video e io da sotto che lavoro. Quindi, ok. Andiamo ad accendere. Ma senza l'HDMI, non è... Mannaggia, aspetta. Ok, andiamo ad inserire l'HDMI. Ok, adesso c'è il cavo HDMI inserito. Bene. 3, 2, 1, accendiamo. Eccola qua. Come vedete la console si accende, non si sentirà l'audio perché chiaramente il dispositivo audio vi ho detto di non utilizzarlo. E via. Eccolo, ha preso. E voilà. Ma che bellezza. Come sono facili da lavorare. Poi anche col discorso dello stagno al piombo, basta pochissimo calore e non ha nessun problema. Basta pochissimo calore e tutti i componenti si staccano senza dover imprecare in 5.000 lingue. Guardate qua, è fantastico, una meraviglia. Ok, basta per il momento. Spegniamo, cambiamo gioco. Mi sono stati portati, ok, dei giochi, chiaramente per fare i test sul suo funzionamento, masterizzati. Ok, eccolo qua. Giochino masterizzato, Colin McRae Rally, classicissimo per PlayStation 1. Ok, andiamo ad accendere. Premiamo il pulsante. Farà la sua classica schermata con il suo favoloso suono. Ed ecco qua. Il gioco parte senza nessunissimo problema. Nessun disturbo, nessun jitter, niente di niente. Nessun scatto, video. Ed è in questo momento che entro con la voce fuori campo perché mi sono accorto che purtroppo l'audio era presente, ok, sulla capture card e di conseguenza mi ha sfasato mi ha sovrastato nei discorsi che stavo facendo. Comunque ragazzi, ecco qua, alla fine la console funziona tutto perfettamente, l'audio non scatta, il video non scatta, è una cosa bellissima. Lavorare su queste console qua sono molto semplici da riparare, da guardare, da sistemare. Le mie prime esperienze, come ho già detto, le ho fatte con queste console qua, quindi è sempre un piacere vedere anche le persone che mandano a riparare queste console qua, ok? Perché molto spesso, ok, le si possono trovare ai mercatini per 2 spicci, ma se una persona ha i propri sentimenti legati a quella console lì, magari è una console che gli è stata regalata, se l'è presa il primo giorno di uscita, ha qualche memoria particolare con questa console qua, è bello vedere anche clienti che ti portano queste cose qua a riparare, piuttosto che buttarle via e prenderne di altre di nuove. Insomma, beh, è stata una bellissima giornata oggi per aver riparato questa console qui. Sono molto soddisfatto, mi piace da morire riparare queste console qua. Sono belle, sono soddisfacenti, piccoli problemi,
ma di grande soddisfazione, non ti lasciano mai, diciamo, con il morale a terra. Va bene ragazzi, cosa vi devo dire? Il video ormai sta per terminare e iscrivetevi al canale se vi piacciono queste tipologie di video, se vi piacciono le riparazioni, se volete imparare qualcosa. Lasciate sotto un commento nella sezione dedicata, ditemi la vostra, i vostri pensieri, le vostre opinioni, mi fa piacere sapere anche le vostre cose, i vostri pensieri. E niente, spolliciate in su, spolliciate in giù, fate un po' tutto quello che volete voi e noi ci vediamo in un prossimo video.